Ciao amici del bosco, siamo venuti a vedere la costruzione di una biopiscina. Lo sapete cos'è una biopiscina? È una piscina nella quale si può fare il bagno, ma l'acqua viene tenuta pulita attraverso la presenza di tante piante acquatiche. Bisogna dar modo alla natura di fare il suo corso e di trovare i propri equilibri perché è molto più brava di noi. È una figata. In una piscina tradizionale si utilizza la chimica per controllare la presenza della vita, diciamo meglio per uccidere tutti i batteri o contaminanti che possono arrivare. Invece in una biopiscina si esalta proprio la vita, c'è così tanta biodiversità che si crea un equilibrio sano e sono proprio i microrganismi presenti nell'acqua e anche le piante a depurare e tenere l'acqua pulita. Si va a ricreare un piccolo ecosistema. Dall'osservazione della palude sono state sviluppate delle tecniche proprio per depurare le acque. Una di queste tecniche, che è quella più naturale, la utilizziamo per depurare le acque delle biopiscine. Prima di fare una biopiscina bisogna pensarci bene e poi bisogna progettarla, sapere dove farla, con quali materiali e con quale disegno. Le forme delle biopiscine si classificano in tre maniere: delle forme organiche, come quelle abbiamo realizzato noi, delle forme geometriche, perché a volte può essere conveniente fare una vasca balneabile geometrica, cioè un rettangolo, e poi muovere la forma con la zona rigenerativa. Poi invece ci sono alcune biopiscine dove abbiamo un misto fra forme organiche e forme regolari. Certo è che ogni biopiscina è diversa dall'altra. La cosa importante è la proporzione che ci deve essere fra la zona rigenerativa e la zona balneabile. In una biopiscina naturale dove non c'è bisogno di tecnologia, il rapporto deve essere che la zona rigenerativa, la superficie, deve essere il doppio della superficie balneabile. Poi introducendo tecnologia si riesce a depurare le acque invertendo la proporzione, 1/3 di zona rigenerativa e 2/3 di vasca balneabile. Per far funzionare tutto l'ecosistema c'è bisogno di un certo volume di acqua, che sono i 90-100 metri cubi. Abbiamo iniziato dallo scorso anno ad organizzarci, a prepararci sia con le piante, quindi abbiamo preso un tipo di pianta per ogni specie, così abbiamo avuto il tempo per replicarle. Hanno fatto dei lavori qui vicino, c'erano queste pietre, il comune mi ha dato il permesso di prenderle, quindi diciamo che durante l'anno ho fatto un po' di raccolta. Noi, essendo permacultori, facciamo una progettazione integrata dove la biopiscina si deve inserire bene nel contesto, nel paesaggio, ma anche in relazione con gli altri ecosistemi. Lavoriamo in una maniera tale che di sviluppare anche la biodiversità, di facilitare lo sviluppo della biodiversità, e poi intorno sempre alla biopiscina, dove è possibile, ci mettiamo piante che vegetano bene nei bacini d'acqua, quindi salici, pioppi e quant'altro. Poi comincia il lavoro vero e proprio, bisogna sistemare il terreno e cominciare a scavare. In genere le biopiscine sono abbastanza grandi, quindi servirà un escavatore. Quando è arrivato Stefano, che dovevamo iniziare poi lo scavo con la ditta, non era a livello il terreno, quindi abbiamo dovuto improvvisare. Già c'era un principio di scavo, ma non era disegnato bene, quindi si è dovuto andare a recuperare quella situazione, quindi è stato proprio lo start, ma una volta superato quello è andato proprio alla grande. Abbiamo portato perfettamente in piano il terreno che doveva essere oggetto dello scavo, poi l'abbiamo tracciato con delle semplici bombolette, quindi abbiamo disegnato la vasca con le misure da progetto, e poi abbiamo avuto delle persone che ci hanno aiutato, in particolar modo un escavatorista che è un artista. Perché lo scavo in questo caso era molto difficile. Era difficile perché tutte forme tonde e molte scalini, ma questo ci ha permesso di limitare al minimo le opere murarie. Limitare le opere murarie, oltre a abbassare i costi, ci ha consentito anche di autocostruirla.
Sistemato il fondo si cominciano a mettere i teli di copertura. Prima un tessuto non tessuto che protegga il nostro invece telo impermeabile, che in genere è in materiale EPDM. Abbiamo utilizzato un EPDM che è un telo di caucciù vulcanizzato che ha uno spessore di 1,14 mm. Ci vuole molta attenzione perché non si fori. Quindi abbiamo messo dei teli di tessuto non tessuto, TNT, è un telo morbido e quindi protegge il telo da eventuali sassolini appuntiti. L'abbiamo steso, poi l'abbiamo lavorato per togliere più pieghe possibili e per stenderlo sul fondo in maniera tale che fosse aderente a tutto lo scavo. Una volta realizzato lo scavo, la parte quella balneabile, che è la parte più profonda, in realtà con lo scavo siamo andati 20 o 30 cm più in basso, perché poi è stato emessa una parte di brecciato più grande, poi sabbia fina sopra, è stato compattato e da lì poi è stato messo il telo. La parte rigenerativa invece è stato messo il telo bianco per il tessuto non tessuto per proteggere il telo, poi è stato messo una parte di ghiaino, di sabbia, terra, brecciato. Si cerca di ricreare un terriccio che abbia le caratteristiche che si avvicinano il più possibile a quello che troviamo in una palude. Un rapporto di 1/3 di terra argillosa in palude, 1/3 di sabbia fine e 1/3 di limo. A questo punto, se occorre, si fanno le opere murarie. In questo caso si è usato il tufo per costruire e definire bene la vasca di balneazione. Abbiamo murato un'altezza di 75 cm, un cordolo di blocchi di tufo. La scelta di tufo è perché avevamo una cava qui vicino. Abbiamo murato 3 file di blocchi perché, a parte la funzione estetica, che è importante anche quella nella biopiscina, fa da battuta fra la zona rigenerativa e il bordo, che ci ha contenuto poi l'introduzione del sedime e quindi del terriccio. Poi si vanno a sistemare gli impianti, i tubi, ma in una biopiscina potrebbero non esserci impianti, perché l'obiettivo è proprio avere un equilibrio dell'ecosistema per cui la nostra acqua si depurerà senza bisogno di interventi meccanici. In questo caso abbiamo messo una pompa, che sono delle pompe che nascono per gli stagni, quindi una pompa con una portata molto limitata. E perché l'abbiamo messo? Perché questo è un agriturismo e allora a quel punto lì merita mettere in funzione la pompa perché aiuta ad ossigenare l'acqua. Questo tubo qua è solo per far passare l'acqua da qui al pozzetto e per effetto di vasi comunicanti poi avremo lo stesso livello. Dentro c'è una pompa che rilancia in quel tubo lì. Ci costruiremo con le pietre una specie di cascatella e serve per pompare l'acqua dalla vasca alla zona rigenerativa. Questa è una pietra dove passava del vino. Troppo alta, troppo alta. Questa sarà la cascata della biopiscina. Ha molte funzioni. La prima è quella di far circolare l'acqua, ok? Quindi dargli un movimento, riprendere dalla parte balneabile e rigenerativa più stretta, dove ci sta l'acqua diciamo più sporca tra parentesi, quindi ripescarla di là e riproporla qui nella parte dove è più ampia la zona rigenerativa. È molto utile fare una copertura in ghiaia, aiuterà anche ad evitare il dilavamento della terra che abbiamo posto sotto. Ci siamo preoccupati, appunto per qualche vento atmosferico bello pesante, di gestire l'acqua che può venire dall'esterno. Tra l'altro da una parte abbiamo anche una scarpata. Abbiamo fatto una canaletta tutta intorno alla biopiscina che comunque si sarebbe fatta perché serve poi, una volta riempito di ghiaia, a bloccare i teli. Però abbiamo messo della ghiaia molto grossa e anche un tubo drenante proprio per far smaltire l'acqua che eventualmente può entrare nella canaletta per non farla entrare nella biopiscina. Collegheremo la biopiscina a 2 tubi di scarico. È importante prendere bene la misura perché da questi 2 tubicini dipende tutto il livello è quello che gestisce il livello di tutta la biopiscina. A 8 cm qua sotto, ok? 3,5, Posta? no? Diventa. Posta?
No, sei? no, 2,5, tre. perché questo è 2,5. quindi Ah, più- 2,5, scusa, 3 allora. Bene, Brava. se non viene bene il livello è colpa Vai. tua. Quando piove e aumenta il livello della biopiscina, l'acqua esce da quel tubo che abbiamo messo noi e non trascina da altre parti. A questo punto possiamo cominciare a riempire la vasca. Momento chiave, cominciamo a riempire. Vai! Prima di raggiungere il livello della fitodepurazione dobbiamo inserire le piante. Ecco, le piante dovremo metterle prima dell'acqua, poi il livello dell'acqua salirà e le piante troveranno il loro giusto ecosistema. Più o meno sono 13-14 tipologie di piante, poi sono gli iris e ce ne stanno diversi tipi, ci sono le ninfee diversi tipi e poi altri nomi strani che ci sono i cartellini. Preferisco mettere molte specie di piante, quindi minimo ne introduciamo una quindicina. Hanno una capacità di riproduzione veramente incredibile, proprio per la funzione che hanno. Queste poi vanno a collocarsi nel miglior posto dove loro possano vivere, nella loro nicchia. Noi le facilitiamo, ma poi gli diamo modo di aggiustarsi a sé. C'è da controllare le piante, spesso ad esempio dopo 2 anni il lavoro da fare è quello di diradarle, perché si riproducono talmente tanto che magari qualche specie più aggressiva va contenuta. Serve molta vita per avere il giusto equilibrio nell'ecosistema e quindi un'acqua depurata e balneabile. Un ingrediente segreto può essere aggiungere dei microrganismi effettivi. Il sistema, soprattutto all'inizio, prima che arrivi a completa maturazione, se gli diamo un aiuto è bene, e l'utilizzo dei microrganismi effettivi nella depurazione delle acque ha degli effetti veramente sorprendenti. In una biopiscina non si mettono pesci, mi dispiace, se pensavate di sguazzare insieme a pesci non si può fare ed è buona norma aspettare 1 anno prima di iniziare a fare il bagno. Ma che mi stai coglionando? Dopo 2 anni comunque l'ecosistema sarà in perfetto funzionamento. Bisognerebbe farci il bagno fra 1 anno, ma se guardate alle mie spalle c'è già gente che fa il bagno. Non è difficile fare una biopiscina, ma ci vuole un bel po' di lavoro. Organizzatevi con un bel gruppo di amici, chiamate qualche esperto e potrete avere anche voi una bella biopiscina. Ancora non ho realizzato, ancora sto in fase di realizzazione che siamo riusciti insomma, ad averla qui adesso in questo momento, quindi sì, sono emozionatissimo. Grazie di aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Io faccio il bagno tra poco. Ciao!